Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo nuovo video della serie OpenHub in pillole riprendiamo il discorso del video precedente e quindi completiamo l'approfondimento sulla pagina di tipo chart. Continuando con degli esempi, andiamo a vedere l'utilizzo delle serie aggregate e della tipologia coordinata di tipo calendario. E per ultimo andiamo a vedere velocemente gli oggetti aggiuntivi che si possono appunto aggiungere su una pagina di tipo grafico. Eccoci sulla pagina delle impostazioni di OpenHub. Come al solito andiamo su Pages e creiamo una nuova pagina. Selezioniamo Chart, la chiamiamo Serie Aggregata, lasciamo pure Dynamic Period e con l'Initial Period mettiamo il giorno. Aggiungiamo la nostra solita griglia e questa volta non aggiungiamo una serie temporale standard come abbiamo visto nel video precedente, ma aggiungiamo una serie aggregata. Questo può servire per visualizzare dei dati aggregati, quindi se si vuol fare ad esempio una media giornaliera del dato di produzione del fotovoltaico, si utilizza la serie aggregata in modo tale da avere un unico valore per giorno. La serie aggregata quindi ha bisogno di sapere qual è l'unità temporale sul quale aggregare l'informazione e qual è la funzione di aggregazione che deve utilizzare. Quindi per dire possiamo per il fotovoltaico definire il giorno come unità di aggregazione e come funzione di aggregazione invece possiamo mettere la media. Questo perché io il dato che ho sul fotovoltaico è quello della produzione istantanea, quindi voglio sapere in media ogni giorno quanto ho prodotto a livello appunto di produzione istantanea. Avessi il contatore di produzione, quindi quanto ho effettivamente prodotto, potrei fare un aggregato ad esempio mensile con la somma del dato di produzione. Quindi in funzione del caso d'uso si può utilizzare una o un'altra funzione di aggregazione. Le funzioni di aggregazione sono quelle classiche che si usano un pochino in tutti gli ambienti di reportistica e che appunto possiamo decidere in funzione del nostro caso d'uso. Un altro caso d'uso particolare può essere qual è stato il picco di produzione istantanea che ho avuto nel corso dell'anno. Allora in quel caso si utilizza la funzione max. Detto questo andiamo a crearci la nostra serie aggregata cliccando su Add Aggregate Series. Ok, mi dice che devo aggiungere gli assi, quindi vado ad aggiungere un asse di valore sulle Y e lo vado a chiamare produzione. Gli do la scala da 0 a, siccome adesso siamo in inverno mettiamo 1500 così tanto il mio impianto da 3 kW non va adesso oltre i 1000. Lasciamo le altre proprietà di default, tanto sono semplicemente accorgimenti grafici relativi all'asse. Poi aggiungiamo anche l'asse delle X. In questo caso dobbiamo aggiungere un category axis proprio perché stiamo andando a definire un aggregato. Possiamo mettere i giorni del mese. In questo modo noi facciamo un aggregato giornaliero all'interno di un mese. Fatto questo andiamo ad aggiungere la nostra serie aggregata, la andiamo a configurare, la chiamiamo fotovoltaico, andiamo a scegliere il nostro item di riferimento che è il point che ha la misura istantanea della produzione del fotovoltaico. Come tipo di grafico tendenzialmente a me piace vedere le barre quando ho un grafico aggregato, quindi metto le barre. La prima dimensione che vado ad inserire è il giorno del mese. Questa è la dimensione sulla quale il dato viene aggregato e quindi calcolato. La seconda dimensione nel mio caso non mi serve solo in pochissimi casi in cui si vuol fare una doppia aggregazione. Il transpose serve se vogliamo invertire x e y, ma non è il nostro caso. E poi dobbiamo definire la funzione di aggregazione. Come vedete abbiamo funzioni che lavorano tendenzialmente su dati numerici o dati temporali. Il default è l'average, quindi se non mettiamo nulla viene fatta la media, però nel caso avessimo bisogno di fare un calcolo diverso dalla media possiamo utilizzare la somma, il minimo, il massimo, il più vicino, il più lontano e altre come anche la differenza tra l'ultimo e il primo di un certo particolare dato. Noi mettiamo l'average, anche se ripeto il default è l'average, quindi avrei potuto non metterlo.
Come x e y lasciamo i due assi che abbiamo appena creato, tanto ne abbiamo solo uno per le x e solo uno per le y, quindi gli indici sono 0. La action la lasciamo stare perché tanto non ci serve in questo caso definire un'azione da fare quando viene cliccata la serie. A questo punto, avendo ragionato su un dato media giornaliera sull'arco mensile, vado a cambiare il mio chart type e vado a mettere come periodo dinamico il mese. Vediamo cosa succede con Run Mod e vedete che abbiamo il nostro grafico carino con un valore per giorno all'interno del mese e quindi abbiamo il nostro grafico. Passiamo adesso a vedere la creazione di una pagina chart con le coordinate di tipo calendario. Quindi creiamo la nostra pagina, la chiamiamo calendario, lasciamo per adesso tutto di default e in questo caso aggiungiamo come tipo di coordinate il calendario e non più la griglia. Questo mi permette di avere una visualizzazione di una sorta di calendario in cui all'interno dei singoli giorni possiamo andare a mettere delle informazioni aggregate, ovviamente. Quindi aggiungiamo una serie di tipo calendario, andiamo a configurare, la chiamiamo produzione, parlando sempre del fotovoltaico. Nel nostro caso facciamo la tipologia mappa di calore in modo tale da visualizzare all'interno dei giorni un gradiente di colore che è relativo al valore che si vuole visualizzare. Come funzione aggregata, come sempre, mettiamo la media e lasciamo poi tutto di default. Andiamo a mettere come tipo di visualizzazione mensile, andiamo in Run Mod, tempo che pensa, ed ecco che mi fa vedere una scala di colori in funzione del valore che bisogna rappresentare. Se modifichiamo il nostro chart e gli andiamo ad aggiungere la legenda, lasciamo pure tutto di default e aggiungiamo anche il tooltip, siamo in grado anche di capirne il valore. Vedete, man mano che si alza il valore tende ad andare verso il colore caldo e man mano che scende il valore tende ad andare verso il colore basso. Quindi è una rappresentazione grafica tramite colori di una rappresentazione numerica. Quindi può essere comodo per avere a colpo d'occhio l'indicazione di all'interno di un giorno come si è comportato un certo dato. Ovviamente anche in questo caso mi posso spostare di periodo e così via. Andiamo adesso a vedere gli oggetti aggiuntivi che si possono aggiungere ai nostri grafici. Quindi partiamo da una pagina grafico già fatta, che è quella che avevamo creato all'inizio dall'analyzer. Questa è una pagina standard con la visualizzazione di consumo e produzione fotovoltaico all'interno del giorno e non ha altri oggetti al suo interno tranne ovviamente il selettore del periodo. Nella parte bassa della configurazione della pagina sotto le serie abbiamo la possibilità di aggiungere altri componenti. Possiamo aggiungere la legenda, magari la mettiamo verticale, poi possiamo definire una posizione assoluta mettendo dei valori in pixel o in percentuale per le proprietà alto, basso, sinistra e destra, quindi per poterlo piazzare, e poi dimensione in larghezza e altezza. Io questi li lascio di default così la piazza lui, vado a vedere e me l'ha messa qua in alto. Vedete, consumo energia e produzione fotovoltaica, mi indica in base al colore della serie il tipo di dato visualizzato. La legenda è interattiva perché cliccando attivo e disattivo la visualizzazione della serie. In questo caso ho lasciato l'asse delle Y dinamico e quindi lui si riproporziona in funzione del valore massimo e minimo che deve visualizzare. Un altro oggetto che possiamo aggiungere è il tooltip, che non è nient'altro che l'informazione dei dati della serie in funzione del mouse. Nel momento in cui il mouse passa sopra appunto la rappresentazione grafica. Mettiamolo orizzontale in questo caso. Questo flag serve a far sì che il tooltip non esca al di fuori dell'area occupata dal grafico.
lasciamo pure tutto di default e andiamo a vedere cosa succede. Come vedete adesso quando muovo il mouse mi viene data l'informazione del valore dell'asse delle Y e dell'asse delle X, proprio nel punto in cui è il mouse. La visual map serve nel caso in cui si vogliano visualizzare appunto delle mappe di colore per visualizzare un'indicazione del colore di una certa cella. Adesso non lo possiamo mettere qua. Poi abbiamo il titolo, quindi possiamo mettere un titolo, un sottotitolo che viene visualizzato di default nella parte alta, altrimenti si possono specificare le solite proprietà di posizione. Primo grafico, il sottotitolo, quindi se lasciamo tutto di default vediamo dove ce lo piazza in alto a sinistra. Se io lo voglio centrare posso andare a mettere al left center e al top center e vedete che mi viene messo al centro dello schermo. Ovviamente in questo caso dà fastidio perché è sul grafico, però con quelle proprietà possiamo definire la posizione assoluta del titolo e del sottotitolo. Magari adesso lo facciamo sparire, quindi se uno non lo vuole rimuovere basta che tolga la proprietà show e il titolo non appare più, però la configurazione rimane, quindi è facilmente ripristinabile. Data zoom è una widget abbastanza interessante perché ci permette di definire uno strumento grafico per restringere il nostro asse temporale in maniera immediata con il mouse. Lo mettiamo in orizzontale, lo definiamo come slider, in questo modo mi appare proprio un oggetto manovrabile col mouse, altrimenti se metto inside posso usare la rotellina come dice qui, oppure sul dispositivi mobile posso usare le dita per fare lo zoom. Magari le vediamo entrambi. Quindi mettiamo il data zoom, andiamo a vedere cosa succede. Vedete mi è apparsa questa barra qua sotto che è una piccola rappresentazione del grafico, però diventa interattiva perché io posso modificare l'asse temporale in maniera molto intuitiva. Andiamo a vedere la proprietà inside. Ovviamente mi spariscono tutte le informazioni di posizione perché non esiste più l'oggetto in questo caso, ma diventa il mouse interattivo. Quindi io sono qui all'interno del grafico, con la rotellina scrollo e riesco a modificare l'asse temporale. L'ultimo oggetto che si può aggiungere è la toolbox, quindi un insieme di oggettini, di pulsanti che mi permettono di fare delle operazioni. Le operazioni che si possono fare sono elencate qua di seguito e si possono attivare o disattivare singolarmente. Quindi posso salvare il mio grafico come un'immagine, quindi quello che vedo a schermo diventa un'immagine da scaricare sul PC. Posso ritornare alle condizioni iniziali, posso visualizzare i dati sotto forma di tabella. Questo mi permette di fare lo zoom selezionando un'area del grafico e questo mi permette di cambiare il tipo di grafico. Andiamo a vederli tutti. Vedete appare, togliamo magari magari spostiamolo in basso, dovrei mettere bottom 0, vediamo se funziona. Ecco, vedete che avendo dato la proprietà bottom a 0, lui me l'ha posizionato nel basso della pagina. Quindi save as image, se lo clicco mi fa il download dell'immagine di quello che vedo. Il restore nel caso ho fatto delle modifiche, lo proviamo dopo il restore. Data table per vedere i dati sotto forma di tabella, che può essere utile. Con l'area zooming, selezionandola, io posso fare una selezione con il mouse e zoomare direttamente sull'area selezionata. In questo caso posso utilizzare il restore per ritornare alle condizioni iniziali. Anche il restore area zoom praticamente fa il restore semplicemente sulla parte di zoom. Con questo pulsante invece posso cambiare il tipo di grafico, vedete ho il tipo di grafico linea, tipo di grafico a barre e tipo di grafico stack, cioè una serie sopra l'altra.
che ovviamente dipende dal tipo di grafico se è utile o no visualizzarlo in formato staked. Togliamolo e usiamo il restore per ripristinare le condizioni iniziali. Bene, direi che per questo video possiamo fermarci qua. Abbiamo quindi completato l'approfondimento sulla pagina di tipo chart, andando a vedere come gestire in maniera molto semplice le serie aggregate per appunto visualizzare un'informazione aggregata su un certo valore temporale, e poi abbiamo visto come creare un grafico di tipo calendario per visualizzare anche in questo caso un valore aggregato ma sotto forma di visualizzazione di tipo calendario, quindi i giorni ad esempio della settimana, del mese o dell'anno. Andando a vedere anche il tipo di grafico di tipo mappa di calore che permette di visualizzare l'informazione numerica sotto forma di sfumatura di colore in funzione appunto proprio del valore. A questo punto abbiamo finito le tipologie di pagine, chiamiamole secondarie, e adesso ci buttiamo a capofitto con tutta una serie di video dedicate alla pagina di tipo layout, che è la pagina principale sulla quale è basata tutta la main UI e per la quale c'è bisogno di fare molti approfondimenti, perché è effettivamente uno strumento molto potente per creare interfacce grafiche. Detto questo, vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!